Onegashimasu, bentornati ragazzi in questo nuovo episodio. Un momento molto particolare per il karate, quello che quest'arte marziale sta vivendo in questi ultimi anni. Molti stanno dimenticando una parola che dovrebbe seguire la parola karate e sto parlando della parola do. In giapponese la parola karate do è costituita da 3 ideogrammi, kara e te, che vogliono dire mano vuota, ma c'è anche un terzo kanji che è do e vuol dire la via, il cammino. Karate do, la via del karate. E il più importante fra questi ideogrammi per definire appunto il karate è proprio l'ideogramma do. Un vero praticante di karate dovrebbe sapere che il karate è uno stile di vita. Nel vero karate do non ci sono competizioni a punteggi, non ci sono categorie di peso, non ci sono medaglie, non ci sono trofei. Il karate do non prevede che si debba in modo esibizionistico colpire o fare del male a qualcuno anche solo per sport, perché a quel punto il karate si trasformerà e si trasforma in uno sport con un regolamento e non potrà più essere un'arte. E badate bene, nessuno stile è escluso. Il vero karate do si basa sul bushido, sullo zen. Molte persone parlano continuamente di karate ma non ricordano più la parola do. La trascurano, la ignorano oppure parlano come se ci fosse ma in realtà non ne seguono la via. Per comprendere questa parola do è necessario capire da dove viene e perché questa parola è associata alla parola del karate. È chiaramente una cosa che viene da lontano, ve la faccio breve, ma a un certo punto nella storia del Giappone alcune arti marziali sono state evolute, si sono evolute. Le antiche tecniche dei samurai si trasformarono così in arti marziali. Marziali perché si richiedeva e si richiede un comportamento disciplinato, corretto e comunque stiamo ancora parlando di tecniche in grado di fare dei danni ad un nemico. E la parola arte perché racchiudono le arti marziali un loro lato filosofico. Arte marziale quindi suona un po' come dire conoscere se stessi attraverso la pratica di una tecnica di combattimento. Detto questo, capiamo che l'importante nelle arti marziali non è il raggiungimento di un certo risultato, ma piuttosto l'attitudine con il quale si procede lungo questa via, lungo la via della propria arte marziale praticata. Quindi la traduzione effettiva completa di Karate Do è un po' come dire il cammino della propria conoscenza attraverso la pratica del karate. Ecco cosa vuol dire Karate Do. L'allenamento del Karate Do ha bisogno di tempo, ognuno ha i suoi tempi, ognuno deve progredire secondo le proprie possibilità. Nel Karate Do si migliora assimilando, crescendo interiormente, giorno per giorno, senza forzature. Ci sono molti esercizi per progredire nel Karate Do, esercizi vari, tecniche di difesa, di attacco, da padroneggiare, che poi possono essere usate in diverse situazioni. Ma uno degli obiettivi è quello di riuscire a vincere le proprie debolezze, sviluppare autocontrollo, far crescere le proprie emozioni ed entrare in armonia con se stessi, affinché il corpo e la mente diventino tutt'uno. Ci ritroviamo così a imparare come usare il proprio corpo, imparare la giusta contrazione e decontrazione dei muscoli, studiamo l'equilibrio, dobbiamo sviluppare energia con movimenti veloci, dinamici, ma che siano anche potenti ed efficaci. Insomma, il karate è un'esperienza che va vissuto attraverso se stessi, secondo i propri tempi e la propria possibilità. Ma oggigiorno nel karate ci sono persone molto insicure invece, persone che hanno bisogno di continuo di dimostrare a se stessi, ma soprattutto agli altri che possono essere forti. E queste persone usano proprio il karate come mezzo per fare questa cosa, persone che vogliono dimostrare che possono far male a qualcuno, che hanno i mezzi per sottomettere un avversario e sentono il bisogno di provarlo di continuo e quindi si lanciano in volgari esibizioni di forza oppure si iscrivono a competizioni dove in realtà lo scopo non è nemmeno tanto vincere la gara, ma il voler dimostrare a tutti i costi a se stessi e agli altri che possono essere forti, che sono in grado di combattere. Ma se pratichiamo karate e ne prendiamo per buoni i principi come arte, questo comportamento in realtà dimostrerà proprio l'opposto. Facendo questo non verrà seguita l'arte del Karate Do e queste persone non faranno altro che mostrare in realtà di continuo le proprie debolezze. Il karate è molto di più che mostrare ed eseguire meccanicamente alcuni movimenti, per esempio in una gara. Vedo di continuo praticanti, cintura bianca, cintura gialla, che praticano karate. Queste persone vengono portate in giro e vengono buttate in gare e manifestazioni a combattere. Naturalmente è un processo molto studiato, perché i maestri fanno credere loro che è in quel modo che si dimostra se siamo forti nel karate,
È così che si scopre se il karate è valido. A volte sono persone che hanno letteralmente un allenamento di poche settimane oppure pochi mesi di karate. Queste persone ignorano che se volevano combattere, non è il karate che dovevano scegliere. E questo non lo dico io, ma lo dice proprio la parola all'interno del karate stesso, il do. La via del karate do sincero non prevede di combattere in una gara, ma prevede un allenamento continuo e metodico, una crescita. Bisogna allenarsi molto e allenarsi in alcuni elementi fondamentali, come ho già detto, la fluidità del corpo, la precisione, la potenza, la distanza, il tempo, la respirazione, la meditazione. Insomma ragazzi, l'elenco degli esercizi e dello studio nel karate è vastissimo. Questi elementi vengono studiati in tantissimi esercizi del karate do, come il Kihon, che è la ripetizione delle tecniche, i kata, le affascinanti forme del karate, e naturalmente il kumite, il lato combattivo del karate, ma anche tanti altri esercizi. Ma il do rimane la chiave di questa arte marziale. Ma non solo di questa: judo, aikido, iaido, kendo, perfino Bruce Lee aveva inserito la parola do all'interno del suo Jeet Kune Do. Il do nelle arti marziali giapponesi sta a indicare l'evoluzione dell'arte marziale, da pura e semplice tecnica di combattimento usata da militari o guerrieri in tempo di guerra. Quest'arte poi viene elevata a un'arte di combattimento formativa che deve essere praticata non più con finalità violente, ma bensì con lo scopo di realizzare nel praticante un'esperienza di miglioramento personale. E per realizzare questo miglioramento viene appunto utilizzata l'arte marziale come strumento per perfezionare le proprie abilità e aumentare le capacità del praticante. E tutti i più grandi maestri delle varie scuole di karate e delle arti marziali hanno sempre predicato che il do non si troverà nel karate combattendo contro altre persone senza un vero e valido motivo. Il combattimento, se non necessario, sarà sempre solo fine a se stesso. La gara, la competizione dà solo l'illusione di essere forti, ma in realtà così non è, e inoltre in nessun modo appartiene al karate do. Che vi piaccia o no, questo è il karate do, e se non vi piace questa filosofia, ci sono tantissimi altri sport da combattimento che, credetemi, funzionano molto meglio del karate sotto questo punto di vista. Le arti marziali e soprattutto il karate non dovrebbero mai subire questa menomazione. Molti maestri fanno la morale ai loro allievi, salgono in cattedra, parlano di tutta la filosofia del karate, ma poi a conti fatti praticano un karate interamente votato alla competizione. Il risultato del karate si misura in quante medaglie, in quanti incontri riesce a vincere. Lasciano indietro profondi concetti che in realtà molti di loro non hanno nemmeno mai conosciuto, perché la parola do è ormai scomparsa dalla loro pratica. Tutto ok, si può fare, ma non è karate. Limitare le lezioni a poche tecniche o solo a pochi aspetti del karate mi sembra un po' riduttivo. Capite da soli che addestrare degli allievi solo a fare questo è molto semplice, rendendo di fatto la figura del maestro di questo tipo di karate in realtà molto più simile a un buon preparatore, a un buon coach. Ma siamo molto lontani dalla figura di un maestro che dovrebbe creare un percorso per la vita. Questo viene fatto perché è una strada molto semplice. Per insegnare karate do invece, ragazzi, la situazione è molto diversa. Nel karate do gli esercizi non riguardano più andare in gara e mettersi in competizione, ma diventa uno studio per tutta la vita. E cosa si studia? Non certo sempre e solo le stesse tecniche, e soprattutto le stesse tecniche che devono essere portate in una gara, visto che un buon marzialista deve affrontare tantissimi esercizi di respirazione, di meditazione, di controllo, di forza interiore, potenziamento fisico e tantissime altre cose che hanno una particolarità. Possono essere trasmesse solo da chi ha studiato davvero tanto il karate do e non si è fermato al solo concetto del calcio e del pugno che spaccano tutto. Nella via del karate do ci vuole molto di più. Una persona materiale che non ha la pazienza di seguire il karate nel suo cammino tenderà a semplificare tutto e vorrà ricevere di continuo l'approvazione di quanto è forte, di quanto è potente. Chi mi segue tra voi lo sa, io pratico anche con la spada, ma non ho bisogno di tagliare qualcuno per capire se posso far del male oppure no. Sono concezioni diverse fra chi è in pace con se stesso e sta facendo il suo meraviglioso cammino nel karate do, rispetto a chi invece sta facendo in realtà uno sport, illudendosi di seguire un'arte marziale o la via del samurai. Come ho detto all'inizio del video, è un momento molto strano per il karate, perché oggi l'usanza è parlare nel karate come un saggio samurai, ma poi in dojo cosa succede?
si praticano in realtà solo pochi esercizi, che sono solo una piccola percentuale di quel meraviglioso bagaglio tecnico che il Karate Do possiede. Alla fine, ragazzi, ormai mi rendo conto che il Do, questa via onorevole delle arti marziali, viene ormai mal interpretata, non rispettata, sfruttata solo a uso e consumo, ma credetemi, auguro a tutti i praticanti di arti marziali di capire un giorno che il miglior modo per seguire il Karate Do è come lo hanno pensato i maestri che lo hanno reso tale e non a chi lo riscrive giorno per giorno a suo uso e consumo. Beh ragazzi, il video finisce qui, fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti. Se volete aiutarmi a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano, potete farlo semplicemente iscrivendovi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessuno dei miei video, lasciate like ma soprattutto lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti e noi ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!